ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, gennaio 2025, come stiamo? Come stiamo in questo gennaio 2025? Ma lo vediamo. Facciamoci questo viaggio insieme, vediamo cosa porterà questo dicembre 2025 da guardare il vostro segno zodiacale, l'ascendente, la luna e Venere, ok? Ho messo tutti i segni zodiacali per il 2025 nella playlist Oroscopo 2025, analizzando tutte le aree della vostra vita, ossia la prima casa, seconda casa, tutte le 12 case astrologiche sono tutte le aree della vostra vita, va bene? Per avere un corpus importante e una cartina tornasole dove vedere le vostre linee guida evolutive di quest'anno 2025. Allora, vediamo, prima di tutto, prima di iniziare con i segni zodiacali, voglio vedere qual è il messaggio per la nostra famiglia, la nostra comunità di Taromantic, che siamo una comunità straordinaria, una famiglia della luce che sta cambiando il mondo, meraviglioso. Qual è il messaggio dei maestri, dei nostri spiriti guida che si fondono tutti insieme per portarci questo messaggio in questo momento, ok? Per il 2025, per gennaio 2025, qual è il messaggio uguale per tutti, per tutte le nostre anime e per tutto l'adempimento evolutivo che dobbiamo compiere? Allora, ci voglio mettere le carte degli angeli, semplici, dirette. Qual è il messaggio per gennaio 2025 per cavalcare questo nuovo anno? Qual è il passo da seguire? Qual è il miglior passo da seguire? Il passo perfetto? Qual è? Cosa ci dicono gli angeli, che poi sono per il cristianesimo, gli angeli sono il nostro angelo custode, invece con le religioni sciamaniche, le religioni animiste, il nostro sposo celeste, sposa celeste. E quindi ogni tradizione ha lo stesso principio con nomi differenti. Allora, quindi il messaggio dell'amante mistico, dello spirito guida, dello sposo celeste, sposa celeste, qual è? Uno e le altre carte degli angeli per gennaio 2025. Non so se ho detto dicembre prima, vabbè, perché sto registrando a dicembre. Il passaggio, ci dobbiamo un attimo acclimatare al passaggio. Gennaio 2025, qual è? Gennaio 2025. Allora, messaggio per tutti. La pazienza ha in sé la propria ricompensa. Coroni, non ci posso credere, dice: coroni l'anno con i tuoi doni. Al tuo passaggio scorre l'abbondanza. Ragazze mie, qua mi sta dicendo che è gennaio il mese in cui possiamo godere dei frutti della nostra pazienza. La pazienza è la virtù dei forti, diceva mia nonna, no? Io ne ho sempre avuta poca, zero. L'ho imparata. Quindi coroni l'anno, ci stanno proprio dicendo in questa chiusura incredibile, bellissimo: coroni l'anno con i tuoi doni. Al tuo passaggio scorre l'abbondanza. Quindi iniziamo questo 2025 con i nostri doni, talenti acquisiti grazie alla pazienza avuta con le situazioni, con gli enti, le entità, gli spiriti con i quali abbiamo avuto a che fare durante il 2024. Scorrerà l'abbondanza. Gennaio è un mese di abbondanza, mi sta dicendo, rispetto ai doni che hai già ricevuto. Quindi è un mese di prosperità. Vediamo cos'altro. La gioia, luce nel cammino del cuore, angelo Veuel, protegge da egoismo e ipocrisia. È un mese di gioia, mi dirà, per tutta la nostra famiglia, la nostra comunità, anche per tutti i nostri fratelli e sorelle arrivati nella nostra comunità, che non siete arrivati oggi, c'eravate già, mi spiego. E quindi è un mese di prosperità e di gioia, mi dicono, grazie ai doni ricevuti, perché abbiamo saputo accogliere gli dei, le forze, le istanze durante tutto l'anno che è appena trascorso. Quindi è un mese di gioia meraviglioso. Adesso iniziamo con i segni zodiacali, partiamo dai segni di fuoco, segni d'aria, segni d'acqua e segni di terra, ok? Andiamo!
Allora, Ariete, gennaio 2025, vediamo dove questa gioia si esprime, come abbiamo visto nell'intro del video. Vediamo un po' quali sono i messaggi per te dei maestri, anzi voglio mettere le altre carte. I messaggi dei maestri del tuo spirito guida sposo celeste o sposa celeste per questo gennaio 2025. Vediamo. Allora, la tua energia, quella con la quale ti confronti, vediamo un po'. La tua energia, gennaio 2025, Ariete, unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo o un compromesso. Questa è una carta che mi parla di equilibrio. È un mese in cui tenderai a trovare un equilibrio in tutto ciò che vedi, in tutto ciò che esiste. Unire gli estremi vuol dire proprio la coniutio oppositorum degli alchimisti, no? Quando l'essere umano si incarna sulla Terra, vive nella dualità, negli opposti, meglio peggio, bene e male, quindi è un mese in cui ti viene chiesto di trascendere la dualità. Cosa vuol dire? Come diceva Eraclito. Eraclito diceva: per alcuni uomini alcune cose sono bene, alcune cose sono male, alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto, cioè vedere la perfezione insita in ogni cosa. Questo ti permetterà di accordarti o trovare un compromesso tra le parti o tra le cose. Vediamo l'energia con la quale ti confronterai. Qui ed ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Ti dicono, l'energia con la quale ti confronterai ti dice che la risposta è possibile che non la stai vedendo, diverse risposte non le vedi, mi dice, ma sono lì davanti a te. Lì davanti a te. La risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai, ti dicono. Non guardare troppo in là, ti dice, gennaio, il mese, come abbiamo visto, della gioia per tutta la nostra famiglia e comunità, e concentrati su quello che c'è adesso, perché da quello che c'è adesso tu puoi prosperare, mi dice. La risposta è nel tuo presente. Magari stai cercando risposte nel futuro o nel passato. No, la risposta è nel presente. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, una carta sulla tua carta, la regina di denari. Mi parlano della tua stabilità, del tuo lavoro, di quello a cui stai aspirando, stai ambendo. Mi dicono che sarai molto centrata e radicata con la tua natura profonda e questo permetterà di avere la pazienza giusta per manifestare quello che vuoi. Ma già a gennaio io ti dico di concentrarti sul presente senza fare troppi pronostici, va bene? Ti vedo centrata nelle tue cose, o centrato. Vediamo la carta con la quale ti confronterai qui ed ora. Paggio di denari, ci sono proposte lavorative, c'è una proposta lavorativa, c'è qualcosa che ti fa seguire la tua intuizione, regina di coppe, anche se sei uomo. Vedo che gennaio mi puntano l'attenzione su ciò che riguarda l'economia, la casa e il lavoro e mi parlano di una prosperità, anche di proposte di lavoro che hanno in sé del potenziale, lo vedrai già in questo mese. Rispetto al fatto che la tua mente può dire magari voglio fare un'altra cosa, magari l'altra cosa è quella giusta, non quella che mi sta arrivando adesso, no, la cosa giusta è adesso, va bene? Quello che c'è adesso determina il tuo potenziale, scusami, determina le tue future azioni, va bene? Quindi godi di quello che c'è adesso, mi dicono. Ok, vediamo ancora, gennaio 2025, Ariete. 4 di spade. Per alcuni di voi che hanno dei figli e state un po' preoccupate sul lavoro dei vostri figli, ti dicono di attendere perché la risposta arriverà, però non procrastinare, mi dicono, ok? Invece qua mi stanno dicendo anche che ci può essere una sorta di, vediamo, che c'è dopo il 4 di spade? Il mago.
Guarda, per quanto riguarda l'amore, invece, mi dicono concentrati su ciò che hai nella pratica, nel tuo lavoro e nelle cose. Perché passato il periodo di gennaio c'è una manifestazione importante sul profilo amoroso. Magari stai già insieme a qualcuno, però dici magari vorrei avere di più. Aspetta, ti dicono. La risposta è nel presente, concentra la tua attenzione sulle cose pratiche, perché dopo questo mese ci sarà un'opportunità importante o con questa persona o con una persona nuova. Se non c'è nessuno, con una persona nuova o matura alla tua altezza. Va bene? Fammi mettere una carta qui sull'amore, Ariete. E infatti c'è un amore incompreso, forse sei allora, gennaio è il mese più del lavoro, della tua pragmaticità, più che sull'amore in questo senso, che credo che sia dopo questo mese, ok? Quello che vuoi tu. Che vuoi, mi dicono amore incompreso sull'amore. Fammene mettere di nuovo. Sull'amore, gennaio, Ariete. Paggio di denari, il sole. Ah, 5 di denari. È possibile che un'amicizia o sta nascendo qualcosa con qualcuno, però non sia soddisfacente, o tu ti senta incompreso o incompreso con qualcuno. Se sta nascendo un'amicizia, è possibile che da un'amicizia, oppure da una proposta che porta gioia e felicità, subito dopo c'è una sensazione di perdita. Ti dicono concentrati sulle tue cose personali in questo momento, fai tutte le pratiche che vi dico sempre di fare sul canale, soprattutto quando arrivano emozioni di tristezza, malinconia, abbandono o incomprensione. Fai il lavoro con le emozioni, perché la risposta è proprio qui con le tue emozioni adesso. Va bene? Perché infatti 8 di bastoni, che c'è dopo il 5 di denari? L'imperatrice. Te l'ho detto, subito dopo questo passaggio c'è la realizzazione di un obiettivo, la realizzazione di qualcosa in ambito lavorativo, però concentrati, ti dice, sulla cosa pragmatica, sulle cose pratiche della tua vita in questo momento, e vedi l'altro fuori da te come un'espressione del divino che ti porta a un certo tipo di esperienza emozionale, affinché tu possa sviluppare qualità, talenti e potenzialità che ti permettono di realizzare anche la relazione che vuoi tu. E anche non solo la relazione che vuoi tu, anche il sentirti piena o pieno, va bene, anche come qualità e talenti che poi li riversi nell'ambito lavorativo. Vediamo una carta dei miei oracoli lui-lei rispetto all'amore in questo mese. Per tutte le ragazze nuove le potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo un po'. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. C'è qualcuno che ti dice io ti merito dopo essersi tormentato. 5 denari, incomprensione. Il tormento finisce, si sentirà meritevole di te, perché tu mi vesci come imperatrice, anche se sei uomo, e davanti a un'imperatrice noi ci confrontiamo con le nostre paure e insicurezze più profonde, il cui lato in luce sono i talenti che dobbiamo sviluppare, ok? Quindi metterai davanti a te o una persona, oppure tu ti sentirai davanti a qualcuno che fa fuoriuscire i tuoi talenti, come vi ho spiegato nel primo video della playlist Magia Pratica, e della playlist L'Arte Sciamanica, scusami, che si chiama, non mi sto ricordando come si chiama, il primo video della playlist L'Arte Sciamanica, va bene? Tanto stanno in ordine cronologico, d'accordo? Ok, ragazzi miei, ragazzi, questo è quanto. Adesso passiamo al leone. Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, ascendente leone, l'uno Venere in leone. Vediamo gennaio 2025, che cosa ti dicono i maestri. Vediamo. La tua energia, l'energia con la quale ti confronti. Vediamo, la tua energia, leone, e no. Non è il caso di continuare, lascia andare con serenità. C'è qualcosa a cui ti stai aggrappando? Ti dicono che è no, almeno per questo momento è no. Lascia andare, ti dicono. C'è un po' di ego su qualcosa a cui ti stai aggrappando, che può essere qualsiasi cosa, relazioni, amore, lavoro, circostanze, un'idea, un pensiero. Ti dicono è no. Lascia andare con serenità. Qualcosa a cui ti stai aggrappando. Vediamo un po' l'energia con la quale ti confronti.
Ah, vedi più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. Ti dicono questo è il mese in cui c'è un po' la tua mente razionale, il tuo ego che si aggrappa a qualcosa, che vuole vedere tutto subito in una circostanza, vuole vedere qualcosa. Ti dicono il momento è più avanti, non è adesso. È come se la tua mente razionale, il tuo ego, ti vuole far attaccare a un pensiero in particolare in questo mese per toglierti la possibilità di emergere in qualche tua dote o capacità o talento. Sappiamo che la mente razionale ci oscura, ci occulta, ci rende schiavi e vittime di un pensiero magari ossessivo affinché noi non facciamo altro, perché non vuole che facciamo altro, va bene? Ci vuole tenere relegati a qualcosa di ossessivamente compulsivo o di un pensiero o di una situazione affinché noi non riusciamo, non vediamo oltre, va bene? Questo è il mese in cui ti devi liberare da qualcosa a cui senti di aggrapparti per essere libera, libero e poter emergere in qualche tua capacità e talento che non ha niente a che vedere con quello che ti sta facendo vedere la mente razionale. Andiamo a vedere che cosa ci stanno parlando o vediamo cosa ci dicono i tarocchi in merito. Leone. Leone, gennaio 2025. Linea generale, vediamo. Ah, 9 di spade, sei preoccupato o preoccupato per una questione. L'imperatore, paggio di bastoni. Sei preoccupato per qualcosa. Qua vedo che c'è un imperatore, mi può mettere una figura di familiare, 10 di coppe, il mago. O sei preoccupato o preoccupato con qualcuno a livello relazionale perché qualcun altro lo corteggia, non lo so, mi sta arrivando anche questo. Oppure sei preoccupato, preoccupato, vediamo un po', perché il 9 di spade, la temperanza, perché non trovi pace in una situazione, in una relazione, o più situazioni, è come se non trovassi pace in una situazione o una relazione. Cosa porta il paggio di bastoni? 5 di denari, lascia andare i pensieri ossessivi che ti spostano l'attenzione. 5 di coppe, 5, 5. C'è qualcosa in questo mese, sto vedendo, a cui tu ti aggrappi, un pensiero di non essere all'altezza di una situazione. Mi può parlare a livello emozionale, a livello lavorativo, sì, emozionale e lavorativo. Fatto sta che al di là se è emozionale a livello lavorativo o emozionale a livello amoroso, è la stessa emozione. È come se tu non ti sentissi all'altezza di una situazione, è come se perdessi il controllo di una situazione. Allora le carte ti stanno dicendo di concentrarti nel mettere ordine nella tua vita e farti guidare da dall'energia creativa che anima il buon leone, paggio di bastoni, andare oltre alla sensazione di perdita, la sensazione di non meritare le cose. Vai oltre a questo perché la temperanza è già in atto su di te, questo equilibrio qui. È il mese in cui ti devi mettere alle spalle una situazione in cui ti senti manchevole di qualcosa. È più un'emozione, è più una sensazione mentale. Sì. Ci sono anche nuove proposte in ambito lavorativo, che magari ci sono preoccupazioni in ambito lavorativo di una situazione che può andare male a livello lavorativo, ma non è che va male. E succede qualcosa per cui tu ti devi aprire a qualcos'altro. Mi spiego questo, mi stanno dicendo. Ok, vediamo sull'amore che cosa mi raccontano. Sull'amore, Leone, gennaio 2025. Amore folle, c'è un amore folle per qualcuno, tu sei innamorata o innamorato follemente di qualcuno, qualcuno è innamorato follemente di te o sarà innamorato. C'è un amore folle, quindi c'è anche gelosia. Vediamo che cosa mi dicono sull'amore, Leone, gennaio 2025. 6 di denari, cavallo di bastoni. E il mondo, vedo una passione forte tra te e qualcuno, una passione forte, 3 denari. Allora, qua c'è una passione forte con qualcuno, ti dicono focalizzati sulla, magari qualcuno che sta a distanza, che sta lontano, focalizzati sul qui ed ora, rispetto alle questioni riguardanti l'amore, la passione, viviti quelle questioni senza pensare a dopo, perché sulla base di questa Kundalini, energia erotica, a carattere sessuale, che significa che l'energia Kundalini crea i mondi, crea le immagini, crea le situazioni, ti dicono viviti questa energia così, in questo momento, perché questa ti permette di
questo incontro ti permette di procreare eventi positivi per te. Non ti focalizzare sul troppo dopo, mi dicono, va bene? Non ti focalizzare sul troppo dopo. C'è una persona che è ben predisposta nei tuoi confronti, viviti la passionalità e la sessualità, ti dicono, anche se è una persona nuova. Non pensare troppo a dopo, va bene? Più avanti è la cosa, d'accordo? Cioè la cosa un po' più importante. Goditi questo, ti dicono. Lascia andare con serenità dubbi, paure, incertezze, goditi questo, va bene? Perché questa energia kundalinica che sale può darti un po' di ansietà, proprio perché accende i chakra e fa ripartire quelli stagnanti, se possiamo dire così. Vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dice questa persona e li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Cosa ti dice questa persona? E quindi uscimmo a rivedere le stelle. La stella mi parla di sanazione, cioè ci possono essere state delle gelosie o delle situazioni di tensione e vengono risolte. Il mondo mi parla di risoluzione, di tensioni e di equilibrio che torna, va bene? Ok. Quindi ragazze mie e ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo e adesso passo al segno del Sagittario. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere questo gennaio 2025 cosa ti dicono i maestri. Allora, Sagittario, gennaio 2025, una e due. Idee e progetti, la creatività è la chiave del tuo successo, falla splendere. Mi dicono che sarà un mese pieno di progetti che farai o di idee che ti verranno, sei molto stimolata o stimolato dalla tua creatività nel fare delle cose che hanno a che fare con i colori, la bellezza, la creatività. È un mese di fermento creativo. Vediamo ancora. Domani la risposta è nel futuro, procedi con fiducia. Mi stanno dicendo è un mese di grande creatività per te, di nuovi progetti, di nuove idee. Ti dicono la risposta a questi tuoi progetti, nuove idee, creatività è nel futuro, quindi concentrati sulla gioia di fare determinate cose o progetti e la concretizzazione di questi progetti. La risposta è nel futuro, anche a livello economico magari, no? Procedi con fiducia perché i progetti che avrai in questo mese o le idee creative sono di buon auspicio e sono buone anche per il futuro. Non ti concentrare tanto sull'aspettativa, bensì sulla concretezza di quello che stai facendo, cioè sulla bellezza di quello che stai facendo, ok? Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito. Gennaio 2025, Sagittario. 10 di spade, la regina di coppe, wow, 7 di denari, sarai animata da una grande creatività. Qua veniamo da un periodo di dolore, anche di una morte mistica, un lutto mistico, 10 di spade, cioè una trasformazione veniamo dal 2024. La regina di coppe mi dice che sei molto creativa o creativo, attendi con fiducia e soprattutto investi su queste idee che ti arriveranno. 7 denari è proprio la carta del domani, no? Investi su tutto ciò che ti ispira a livello intuitivo, perché ciò che hai evoluto nel 2024 ti ha dato dei doni, delle capacità, dei talenti per essere più ricettiva possibile e ispirata o ispirato. E nuovi investimenti farai che porteranno ottimi risultati nel futuro. Bellissimo, bellissimo sulla parte generale. Vediamo adesso sull'amore cosa mi raccontano. Amore, Sagittario gennaio 2025. Amore folle qua, questa mi è uscita anche al leone. Amore folle, c'è gelosia, o sei gelosa, geloso di qualcuno, comunque c'è un amore folle per qualcuno, o qualcuno innamorato follemente di te. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi. Gennaio 2025, di cosa mi parla questo amore folle? 5 di bastoni, vedi? C'è un po' di tensione con qualcuno è geloso di te o tu sei geloso di qualcuno. E c'è tensione o discussione forse per altre persone in mezzo, possono essere anche amici, familiari, parenti. L'appeso, circostanze un po'. Ah, qua qualcuno è innamorato follemente di te, però tu ci vai cauta o cauto, oppure tu sei innamorata follemente di qualcuno, c'è un amore folle qui che però richiede un po' di pazienza. Ricordiamo la carta del domani ha a che fare con tutte le sfaccettature della tua vita, no?
un po' di pazienza, forse sei tu che se qualcuno è innamorato follemente di te, e qua c'è una situazione di attesa però, l'appeso, l'eremita mi parla di attesa per altre circostanze che riguardano o altre persone o lavoro o altre dinamiche che possono fermare un po' l'adempimento di questo amore folle. E ti vedo molto prudente, vedo molta prudenza in te, cambiando prospettiva anche rispetto a degli eventi, alle persone, alle circostanze. Sì. Paggio di spade, c'è un amore folle, però c'è un'attesa prima di viverselo in modo nuovo. Cosa c'è dopo l'eremita? Il matto, subito dopo sì però. Alla fine ci si lascia fluire, ci si lascia andare alla vita, agli eventi, si ha fede in questa situazione qui, ok? Vediamo cosa ti dice con le mie carte oracolo lui lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione questa persona. Cosa ti dice questa persona dell'amore folle? Ti prego fallo ancora, c'è qualcosa che tu fai che a questa persona lo fa andare fuori di testa, non so cosa sia. Cos'altro ti dice? Molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Qua mi stanno dicendo che c'è una lontananza, un allontanamento tra te e qualcuno, ci può essere, o c'è una distanza che determinerà poi questo amore folle, mi spiego. E nel momento di separazione, qua ce lo dice qui, questa persona si riscopre innamorata di te, se è il tuo caso, o tu ti riscoprirai innamorata di questa persona. Cos'altro? Ti prego non pensare male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. E qua c'è qualcuno che si vuole far perdonare qui, perché ci sono questi litigi qui, in questo mese, queste incapacità di venirsi incontro, perché c'è molta passione dietro. Qualcosa succede a livello relazionale che ti fa pensare, ti fa mettere uno stand-by, o a te o all'altra persona, però poi con il matto vedo che ci si lancia verso un nuovo inizio. Ricordiamo le carte principali, la risposta nel futuro, procedi con fiducia, ok? Magari dedicandoti anche a questi progetti, a quest'idea creativa. Vedo un grande fermento per te nell'aspetto pratico, pragmatico, creativo della tua vita. Sull'amore vedo questa introspezione che ti porta ad avere un nuovo livello di consapevolezza, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo vi abbraccio profondamente, io passo all'acquario e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Allora, eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi dell'acquario, vediamo gennaio 2025 cosa ci dicono i maestri per te. Allora, acquario, gennaio 2025. Una e due. Vediamo. Gennaio cosa ti porta? Unisci gli estremi, la verità sta nel mezzo, trova un accordo o un compromesso. Questa è la carta della dualità da trascendere, ciò vuol dire essere al centro di ogni cosa, vedere non male, non bene, non meglio né peggio, ma la cosiddetta equanimità, cioè che significherebbe tutto uguale, ma non è proprio così, è vedere la perfezione insita in ogni cosa che esiste e non distinguere più meglio, peggio, male, bene, vantaggioso, svantaggioso, come diceva proprio Eraclito, no? Per il divino tutto è perfetto, mentre gli uomini vedono giusto o sbagliato nelle cose. Quindi ti vedo centrata nel vedere la perfezione, o centrato nel vedere la perfezione in ogni cosa, e in questa perfezione riuscirai a trovare gli accordi giusti, l'accordo, no? Accordare anche la chitarra, cioè le note possono stonare, ma tu troverai l'accordo tra le parti, va bene? Tu troverai l'accordo tra le parti, da buon acquario, un grande, grande diplomatico dello zodiaco, l'accordo tra le parti, ok? Vediamo che cos'altro. Rallenta, non ti devi affannare in questo mese di gennaio, avanza a piccoli passi, la situazione va gestita con tranquillità. Ti dicono questo è il mese della, siccome l'acquario lo so perché è segno d'aria come tutti gli altri segni d'aria, essendo anch'io acquario, la mente accelera, 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 vorrebbe fare grandi cose, grandi progetti. Dicono no, questo è il mese in cui devi andare tranquilla, tranquillo, perché come diceva mia nonna, la pazienza è la virtù dei forti.
e questa frase mi rimbombava nel cervello, ma io non riuscivo ad avere pazienza, no? Quindi ti dicono che ci sono situazioni esterne che richiedono calma, calma, per avere la centratura nelle cose, perché se andiamo di fretta, ti dicono queste carte, non riesci, ti fai prendere dalla mente che attua secondo modelli già conosciuti, e siccome l'Acquario ha la grande responsabilità di portare avanti l'idea del trascendentalismo, dell'innovazione mentale, essendo l'Acquario la mente, no? Essendo segno d'aria, la mente per eccellenza, la mente illuminata e la mente centrata, ferma, va bene, rispetto a tutto quello che può accadere in questo mese, mente centrata, ferma, con pacatezza. Tutte le situazioni vanno gestite con tranquillità in questo mese. Andiamo a vedere di cosa cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Cosa accade in questo mese di gennaio 2025, Acquario? Non affrettarti ad dare conclusioni, con calma. Vediamo. 4 di denari, 3 di bastoni e il re di denari. Mi dicono che il lavoro va benissimo, ci sono progetti nuovi per il futuro, non ti accelerare, non ti affrettare, mi dicono che sul profilo lavorativo le cose vanno secondo i piani, le cose importanti vanno secondo i piani. Mi dicono 4 di denari, 3 di bastoni, c'è un'apertura di cammino rispetto a ciò che riguarda la tua stabilità personale, che casa, lavoro, i possedimenti, si apre un nuovo cammino, va bene? Il re di denari mi parla che tutto va come deve andare, in tranquillità, in serenità. Il re di denari è proprio l'archetipo della serenità anche materiale, no? E anche il saper gestire le cose secondo la prospettiva più di terra. I denari sono la terra, e cosa fa la terra? Pianti un semino, non nasce domani. Magari pianti un seme di quercia, la quercia non nasce domani, no? Però aver piantato il seme di quercia porta in sé una grande, diciamo questa parola, aspettativa, ma vissuta con calma, con serenità, proprio come farebbe Madre Terra, che si prende cura dei suoi figli con serenità, con il giusto tempo, va bene? Quindi il lavoro va bene, è tranquillo, qua abbiamo un 5 di coppe, qua parla anche d'amore, mi sta parlando d'amore, anche nell'amore, adesso lo vediamo con le altre carte. Mi dicono che c'è una certa, come dire, nel futuro è la risposta. Occupati delle cose pragmatiche e materiali, vivi la cosa con tranquillità e serenità, va bene? Anche con la persona di tuo interesse, vivi la cosa con tranquillità e con serenità, perché ci sono emozioni che stanno venendo a essere trascese, magari non ti fidi tanto dell'altro. Vivi le cose con tranquillità, perché le cose vanno bene in questo mese, devi rallentare un po' tu con la mente, ok? Vediamo nell'amore cosa mi raccontano in linea generale. Acquario. Cosa abbiamo in amore a gennaio 2025, Acquario? Amore platonico, qua uno sta sognando l'altro e viceversa. C'è qualcosa di platonico, c'è una elaborazione interna, no? L'amore platonico, puoi amare qualcuno che è a distanza o puoi amare qualcuno che ancora non si concretizzano le cose come vorresti tu, magari. C'è un amore platonico, però c'è qualcuno che ti ama, che ti confessa poesie, che ti scrive delle poesie. Qua abbiamo Dante, non so se no, questo è Dante e Beatrice, quindi c'è un inizio, un inizio con qualcuno o un rinnovo da vivere con serenità, con tranquillità. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito a questo, all'amore. Acquario. 6 di spade, sì, 4 di spade, e il re di denari di nuovo è uscito lui. Allora, non mi sta dicendo che questo è un mese di faville passionali, mi dicono che è un mese tranquillo in amore. Il re di denari mi parla di una persona stabile, una persona che ti è accanto, o una persona che potrebbe essere accanto a te o che tu vorresti. Mi parlano di un amore, un qualcosa di sereno e tranquillo in questo mese, soprattutto per quanto riguarda la parte
passionale, erotica, vedo più una tranquillità e una serenità in questo mese. Sì, vediamo che energia hai i re di denari nei tuoi confronti. Re di spade, c'è un rapporto più, diciamo, dettato, qua abbiamo l'asso dei denari, c'è una concretezza che si radica nel tempo. Che energia hai il re di denari nei tuoi confronti, re di spade? Vuol dire che è una persona lucida, una persona pragmatica, una persona che sa cosa vuole e che fa le cose secondo i tempi naturali, va bene? Non si affretta, non affretta le cose. È una persona che lotta anche per te, con una mente strategica e un rapporto più intellettuale e pragmatico, vedo, però che ha un ottimo potenziale, asso di denari, va bene? Sì. Ok, quindi andiamo a vedere adesso con i miei oracoli lui-lei, cosa ti dirà questa persona? C'è una persona che ti accompagna anche le tue diatribe mentali, cioè nel senso aiuta questa persona con la sua pacatezza, la sua tranquillità a farti rilasciare dei pensieri limitanti, insomma, o dei pensieri ossessivi. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Basta, ho finito di ripetere i cicli dolorosi, io sono il padrone della mia anima. È una persona determinata a volere concretezza nella sua vita. Ha finito di ripetere i cicli dolorosi, una persona che è determinata a avere concretezza nella sua vita. Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Quando non siete accanto a questa persona ti sente dentro, anche se non lo palesa, no? Cos'altro? Sto affrontando tutte le mie paure. È una persona che sta affrontando le sue paure, ecco perché non lo vedi magari molto dimostrativa questa persona, ma una persona intellettualmente acuta, una persona stabile, una persona pragmatica, una persona con la quale l'acquario può avere una certa stabilità in questo mese che gli permette di rallentare rispetto al suo processo mentale che è molto accelerato, mi spiego? E quindi ti dicono goditi questo momento nella serenità, nel fare anche dei pisolini in più in questo mese, 4 di spade, nel meditare, no? Fatevi tutte le meditazioni brevissime che ho messo sul canale perché è un mese di centratura spirituale per poi avere una centratura anche nell'azione, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, e adesso io vi abbraccio profondamente e passo al gemelli. Allora, vediamo per le mie ragazze e per i miei ragazzi del segno del gemelli cosa ci porta questo gennaio 2025. Vediamo un po' cosa ci dicono i maestri. C'è questo raggio di sole bellissimo a cui diremmo, come dobbiamo dire quando vediamo qualcosa di bello in natura? Amaterasu o Omikami, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 3, come aprire il terzo occhio. Quando vedete qualcosa di bello, bellissimo in natura, affinché quella bellezza entri in voi, dire Amaterasu o Omikami, che si scrive così, guarda. Amaterasu o Omikami, quando vedi qualcosa di bello in natura va detto, no? Perché la bellezza è l'atto attraverso cui l'amore si manifesta nelle cose sensibili, in quello che vedi. Allora, vediamo, e già partiamo bene col gemelli in questo Amaterasu o Omikami. Vediamo, gennaio 2025, cosa abbiamo? Esprimi te stesso, valorizza i tuoi talenti e fai sbocciare la tua unicità. Questo è il mese in cui ci sono delle bellissime possibilità per valorizzare il tuo talento unico attraverso l'arte, attraverso il tuo lavoro, se fai un lavoro creativo, ma qualsiasi cosa tu faccia, questo è il mese in cui diciamo che i pianeti sono allineati per farti manifestare la tua unicità, che è proprio la bellezza di cui stavamo parlando prima, ok? Ti sentirai proprio animato dalla necessità di esprimerti. Cos'altro? Credi in te stessa o in te stesso, osa, sei più forte di quanto credi. Ci saranno delle situazioni esterne che ti permetteranno di scavalcare te stessa, il tuo limitato senso dell'io, e di osare, quindi di avere il coraggio di osare nell'esprimere te stessa o te stesso nella tua bellezza, nella tua unicità.
Quindi quando ci saranno delle situazioni esterne che ti chiederanno di osare, va bene? Quindi ti metteranno davanti a delle situazioni dove devi osare e lì capirai quanto sei bella o bello e autentico. Ok, vediamo un po' cosa mi raccontano i tarocchi in merito a gennaio 2025 per i gemelli. Gennaio 2025, cosa accade? 8 di denari nel lavoro. Vedo che ti impegni molto nel lavoro. Il sole, ci sarà molta gioia e gratificazione nel lavoro in questo mese. Gioia e gratificazione, notizie positive sul lavoro, gioia e gratificazione nel lavoro e nuove opportunità nel lavoro. Anche per chi fa un lavoro creativo ci sono nuove opportunità, ma al di là del lavoro creativo creerai belle cose, ci sono comunicazioni e notizie felici per quanto riguarda l'ambito lavorativo, mi dicono. Ti vedo animata o animato da un'energia kundalinica molto forte che è quella che crea gli eventi e i mondi, crea i mondi, bellissimo. Pieno successo, 6 di bastoni, il 6 di bastoni mi parla di riprendere il controllo su più situazioni della propria vita e anche successo e riconoscimenti pubblici, qua in ambito lavorativo oppure in ciò verso cui tu ti impegnerai, va bene? Perché molti di voi mi chiedete, ma noi siamo in pensione? Ok, il lotto di denari è l'impegno in ciò che fai, quindi successo in ciò che fai. Bellissima carta e bellissima energia. Vediamo adesso sull'amore cosa ci raccontano per gemelli. Gemelli, amore, gennaio 2025. Amore fatale. C'è un colpo di fulmine qua a gennaio. C'è un colpo di fulmine a gennaio. Amore fatale. Vediamo un po' che cosa mi dicono. Amore. Cosa succede in amore per te a gennaio? Amore fatale. Vediamo un po'. La temperanza. Vedo comunicazioni. Ah beh, c'è un'opportunità importante qua con qualcuno. Cavaliere di spade. Molti di voi hanno un colpo di fulmine con qualcuno che promette bene. Cavaliere di spade sono comunicazioni, comunicazioni, comunicazioni all'improvviso. Tu hai una buonissima energia di condividerti, va bene? Vedo molto questo osare in te perché credi in te stesso e in te stesso. C'è un'ottima opportunità, asso di denari con qualcuno. Assolutamente sì, un amore fatale può essere un colpo di fulmine oppure il rinnovo di una relazione molto ben aspettati, però sono i nuovi incontri con l'asso di denari. Dopo una situazione di carenza, 5 di denari, vediamo un po' cosa porta l'asso di denari. 5 di coppe. Qua cosa porta l'asso di denari? Un rinnovo di una relazione dopo una sensazione di perdita o di abbandono, di tristezza con una stessa persona oppure il rinnovo di oppure una persona completamente nuova. Vedi il mago, qua ci sei anche tu. Eh sì, ragazze mie, ragazzi, vediamo un po' cosa ti dice questa persona con i miei oracoli, lui lei, che potete trovare sotto l'info box in descrizione. Vediamo un po'. Nei tuoi occhi rivedo i miei stessi occhi, nel tuo sguardo il sapore di casa. Qua c'è un amore fatale tra due persone, dove vi riconoscete come anime affini, dove vi sentirete a casa l'una con l'altra. Un riconoscimento immediato. Cos'altro? Ah, però, ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Allora, questo vale per chi ha una situazione con altre persone, va bene? Qua, se è il tuo caso, se c'è una persona che incontri, c'è un'altra persona, con te è prevista questa opportunità e quindi anche è previsto il taglio con un'altra persona. Se invece questa situazione va avanti o comunque sia, no, siamo a migliaia, quindi questa persona ama te, quindi poi vedete un po' come vi risuona. Cos'altro? Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Questa è una persona che davanti a te non si scioglie, si scioglie.
Ovviamente questa non è la sede per analizzare tutto, soprattutto questa carta, no? Ti penso anche quando sto con lei, sto impazzendo. Però già le carte qua mi dicono che questa persona è mossa per alcuni di voi da un grande senso di colpa, una grande tristezza senza stare con te, e l'opportunità sta con te. E quindi qua c'è una persona che osa nei tuoi confronti, perché tu hai osato con te stesso nel riscoprire la tua vera natura, che è il tuo amante mistico, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 10, e qua c'è un ribaltone, c'è un ribaltone. Vabbè, poi nelle stese durante la settimana vediamo, insomma. Quindi, ragazzi miei, ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo e noi ci vediamo alla prossima, e adesso passo al segno della bilancia. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia. Aspettate che c'è questo raggio di sole pazzesco che sta illuminando il mondo. E come ho detto anche nel segno del gemelli, come dobbiamo dire quando vediamo qualcosa di bello in natura? Affinché quella bellezza si plasmi in noi, dobbiamo pronunciare il mantra Amaterasu o Omikami. Amaterasu o Omikami. Amaterasu era la dea del sole per lo shintoismo giapponese. Quando noi pronunciamo i mantra perché sono potenti? Perché sono ripetuti da grandi maestri per centinaia di anni. Quindi Amaterasu o Omikami, che si scrive così, Amaterasu o Omikami, dire alla bellezza vieni con me, vieni con me, vieni con me. E quindi partiamo benissimo già per le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia con la bellezza che apre la strada a questo gennaio 2025. E vediamo un po' quali sono i messaggi di questa bellezza dei maestri per te. Vediamo cosa accade, gennaio 2025 bilancia. In viaggio, un viaggio renderà speciale la tua vita. C'è un viaggio che programmerai o che farai, anche un viaggio breve può essere. Vi ho descritto viaggi brevi, viaggi lunghi nel vostro oroscopo bilancia 2025. Andatevelo a rivedere sulla sezione viaggi lunghi, viaggi brevi, nella sezione della casa numero 3 e casa numero 9. Che sono la sezione viaggi brevi, viaggi lunghi. Qua a gennaio c'è un viaggio che renderà speciale la tua vita. Farai un viaggio. Il viaggio cos'è? Il viaggio è anche il viaggio di dimensioni, no? Quindi già mi preannuncia un passaggio di dimensioni, una sorta di salto quantico, da una dimensione più limitata della percezione dell'io a una dimensione più trascendente, più ampia, più vasta, più inclusiva. Vediamo un po' cos'altro. La saggezza, ascolta la tua voce interiore, lei sa cosa fare. Guarda, mi parlano di salto quantico in questo mese per te, che può palesarsi all'esterno sotto forma di un viaggio che farai anche a livello fisico. Mi parlano di situazioni che apporteranno alla tua vita molta saggezza e che ti faranno seguire la voce interiore, no? Al di là della mente razionale, come tutti i segni d'aria, la mente vuole avere sempre la meglio, invece sarà la tua saggezza interiore, la tua anima che ti guiderà. Quindi ci saranno situazioni esterne che ti faranno capire quanto la validità della tua voce interiore ha più senso di quella mentale. Cioè, quello che percepisci all'inizio non quello che ti viene dopo con i pensieri della mente. Ok? Quindi una sorta di salto quantico in questo mese di gennaio 2025. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Bilancia, gennaio 2025. Cosa accade in linea generale? 8 di spade, te l'ho detto, la mente, vedi? Vedi? Poi arriva una trasformazione. Wow, il sole. È un salto quantico per te. Ti vedo iniziare il 2025 un po' che faccio, che non faccio, 8 di spade, mi sento bloccata, non riesco a vedere la verità, mi sento la mente, la mente. Poi arriva una trasformazione profonda però, un cambio radicale grazie alle circostanze, alle emozioni, agli eventi che ti portano a fare un cambio radicale, e il sole mi parla di una gioia pura e vera ritrovata come da tanto tempo non stavi sentendo. Quindi eventi e notizie felici che portano un cambio, o meglio il cambio arriva dentro di te. Sappiamo che la realtà esterna non è altro che uno specchio della nostra interiorità, quindi tu da una situazione di agonia mentale arrivi a un cambio
seguendo la voce interiore, e questo porta all'esterno situazioni, notizie felici che ti arrivano. Vedo molta felicità e molta gioia, va bene? Ok, adesso vediamo l'amore, vediamo un po' l'amore. E ripeto, sto facendo più riduttivo perché abbiamo fatto il grande oroscopo di tutti i segni zodiacali, circa un'ora e 20 a segno zodiacale per il 2025, nella playlist oroscopo 2025. Vediamo amore, bilancia, cosa accade a gennaio. Amore geloso, o qualcuno è geloso di te o puoi sperimentare la dea della gelosia tu. Amore geloso, vediamo un po' come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia in amore a gennaio 2025. Asso di denari, 8 di denari, 7 di coppe. Guarda, io qua vedo l'energia di qualcuno, o sei tu o la persona di cui sei interessata, ok? Molto più distratta dall'amore, su altro lavoro. Io ti dico, nel lavoro va benissimo, mi stanno parlando più che dell'amore, che dove ci possono essere opzioni o altre cose, sei distratta, giustamente, o distratto da situazioni lavorative che ti impegnano, quindi puoi determinare gelosia in un'altra persona, o può essere questa l'energia di una persona con la quale hai a che fare, con la quale inizia qualcosa, ma è molto distratta dalle opzioni lavorative o da circostanze lavorative. Asso di denari, 8 di denari. Quindi tutte queste circostanze apportano a te la saggezza, perché è la tua guida interiore che saprà cosa fare. Va bene, però qua vedo un'opportunità d'amore. Puoi essere tu ad avere dei dubbi perché puoi essere distratta o distratto da altro che riguarda il lavoro, però l'opportunità c'è. Vedi, asso di coppe, possono esserci più opportunità per te, e una di queste opportunità è gelosa di te. Però ti vedo molto impegnata sul profilo lavorativo, su ciò che ti appassiona, insomma, di più, e conseguendo dei risultati in ciò che ti appassiona di più. Vediamo questa opportunità, asso di denari. L'appeso, infatti qua io vedo che metti in stand by un'opportunità, oppure un'opportunità in stand by per circostanze che riguardano altro dall'amore, che sono circostanze lavorative, o da parte tua o da parte di qualcuno. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti sogno ogni notte, c'è una persona che ti sogna ogni notte. Cos'altro? Ti sognerà ogni notte. Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. C'è una persona che vive un grande tormento e alla fine si sente degno di te. Forse qua c'è un blocco dovuto ad altre circostanze, l'ho detto già prima. Cos'altro? Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei, fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Qua abbiamo davanti a te una persona che ha lavorato molto con le sue emozioni, una persona che è scesa negli inferi profondamente, che ha vissuto un tormento profondamente e dice adesso mi sento degno di te. Può essere la persona che è titubante nei tuoi confronti proprio per questo motivo, dedicandosi al lavoro, puoi essere tu che hai vissuto un grande tormento e che sta rilasciandosi per poi andare incontro a questa opportunità, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, detto questo vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima, io passo al segno dei pesci e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesce, ascendente pesci, Venere o Luna in pesci. Andiamo a vedere come sarà questo gennaio 2025, vediamo cosa ci dicono i maestri attraverso gli oracoli e i tarocchi. Allora, gennaio 2025, pesci. Guardatevi sempre l'oroscopo 2025, ragazze mie, ragazzi, che ho pubblicato, ripeto, nella playlist oroscopo 2025 con tutte le aree della vostra vita. Vediamo. Gennaio 2025, pesci. Allora, vediamo cosa ti porta. Unisci gli estremi,
la verità sta nel mezzo, trovo un accordo o un compromesso. Questa è la carta che mi parla della presenza a tutto ciò che accade, di trascendere, giusto o sbagliato, meglio o peggio. E come diceva Eraclito, questo è il postulato per te principale in questo mese. Eraclito diceva: per alcuni uomini alcune cose sono giuste, alcune cose sono sbagliate. Per il divino tutto è perfetto, cioè vedere in ogni cosa che vivrai in questo mese la perfezione, né giusto né sbagliato, proprio per trascendere la mente razionale, va bene? Siamo nella scuola della trascendenza, nel periodo del Kali Yuga, dove la trascendenza è quello a cui aspira l'anima, quindi guardare le cose come perfette, trovare non con la mente. Tu quando vedi le cose come perfette ti arriva l'ispirazione, va bene? Ok, vediamo con che energie ti confronti. Ci saranno dei nuovi inizi. Questo nuovo inizio ha a che fare con il vedere le cose perfette così come sono, così come accadono, perché gli eventi che accadono sono enti, entità, spiriti, dei, numi. Noi non abbiamo potere sugli eventi, ma abbiamo il potere di scegliere come approcciarci agli eventi, e quindi nella misura in cui tu ti approcci con questa nuova consapevolezza, l'evento stesso cambia. Quindi potremmo dire sì, abbiamo potere sugli eventi, potere di cambiare gli eventi, e anche nella misura in cui noi approcciamo con la consapevolezza che tutto è perfetto, includendo le emozioni, tu quell'evento non lo generi più, va bene? Quindi diciamo che non abbiamo potere sull'evento che accade, perché ha a che fare col karma. Quindi quello che ti deve accadere accade, che tu lo voglia o no, accade. Come ci approcciamo? Col libero arbitrio, quindi scegliamo di dire sì o di dire no. Se diciamo no, lo riperpetuiamo, lo riperpetuiamo, lo riperpetuiamo. Mi spiego? Quindi ci sarà un nuovo inizio. Affinché questo inizio germogli e sia bello, bellissimo, come la tua anima richiede, si chiude una porta, si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Quindi vedere la perfezione di situazioni che si chiudono, perfezione, si chiudono per dare spazio al nuovo, perché l'anima ha un'aspirazione ad emergere, come diceva Hillman se non sbaglio era. Vabbè, anche lui, anche chi l'ha detto è canale del principio. Quindi l'anima ha un'aspirazione ad emergere, ciò vuol dire che vuole andare avanti, vuole fare più esperienze possibili senza gli strascichi di vecchi condizionamenti. Quindi qua tu hai a gennaio nuovi inizi. Chiudi con situazioni stagnanti che ti tirano giù, perché si apre una situazione più interessante. E vedere la perfezione della chiusura che c'è stata con questo 2024 di situazioni. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito a gennaio 2025 per te. Gennaio 2025, pesci. Quattro di coppe, 6 di denari. Ah, 6 di coppe. Guarda, io qua ti vedo un po' demotivata a livello emozionale, un po' di inappetenza a livello emozionale, 4 di coppe, che mi parla un po' di noia, un po' capito? Non è malinconia, tristezza, è proprio noia, no? Diciamo che in questo gennaio le cose ritornano in equilibrio, ritrovando quella freschezza e quella purezza che avevi da bambina o da bambino, 6 di coppe. E il 6 denari mi parla anche del lavoro quotidiano, farai delle cose praticamente che ti renderanno più soddisfatta, più soddisfatto, ritrovando quella bambina interiore, ma non solo bambina o bambino interiore, che ti dà la spinta a essere più entusiasta, no? Col 6 di coppe mi parla anche che ci saranno degli amici fraterni o delle persone a te care che supporteranno un po' questo tuo viaggio verso questo nuovo inizio, ok? Amici fraterni, anime gemelle che non sono soltanto persone con cui condividi l'intimità, sono amici intimi, amici stretti, fratelli. Vedo una bellissima connessione con queste persone e anche con la tua bambina interiore, sì. Vediamo un po' di cosa mi parla il 6 di coppe. Paggio di denari, ci sono delle proposte che arrivano da parte di persone che conosci bene, ripeto, possono essere amici, familiari con cui hai una bella connessione, amici stretti, oppure una persona che conosci molto bene, anche una persona del tuo passato che ha una connessione profonda con te, con la quale ritorna una certa armonia o che ti permette di supportare questo nuovo inizio in armonia. Va bene? Ok. 10 di spade, ti togli alle spalle una situazione difficile. Vediamo questo 6 di denari.
5 di coppe, abbiamo avuto dei momenti un po' di tristezza, di abbandono rispetto a una persona che conosciamo bene magari. Se con questa persona che abbiamo avuto momenti di tristezza o di abbandono, la situazione ritorna bene, va bene, ritorna bene, c'è un nuovo inizio, lascia andare il rancore, la situazione di inappetenza, lascia andare. E per quanto riguarda le situazioni anche lavorative, ci sono delle persone amiche a te care che ti propongono qualcosa di nuovo, secondo me per alcune di voi l'energia si rialza anche con fratelli. Ok, vediamo adesso sull'aspetto amoroso, proprio nello specifico. Vediamo. Amore, pesci. Gennaio 2025. Amore dichiarato, c'è una dichiarazione d'amore in questo mese, amore dichiarato. Vediamo un po' di che si tratta. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi del segno del pesci a gennaio 2025 in amore? Asso di coppe, c'è un amore dichiarato qua. Un nuovo inizio, un amore nuovo, 7 denari, un investimento su questo amore e la regina dei denari, vedo che c'è un nuovo amore qua. Ho la rinnovata storia in relazione con qualcuno se avete passato un momento un po' più brusco. Un'opportunità nuova d'amore in cui si semina, si semina bene e a te ti vedo stare tranquillo, tranquillo, sereno. È una persona che vuole guadagnarsi la tua fiducia, che ti è accanto. Ti vedo più concentrata sulle tue cose pratiche e pragmatiche, anche la cura della casa, dei figli, delle tue responsabilità lavorative. Nel frattempo questo amore viene seminato, ok? Vedo così. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli, lui, lei. Per tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Ti vedo guardare crescere delle cose nuove nella tua vita, a livello emozionale non solo, una ripresa sotto più punti di vista. Cosa ti dirà questa persona? Io ti stupirò. C'è qualcuno che ti stupisce dichiarandoti l'amore, c'è qualcuno che ti stupisce facendoti sentire orgoglioso, orgoglioso. Vediamo cos'altro. È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. Qua c'è qualcuno che si innamora dopo che la cosa nasce per gioco. Sono ben aspettati i nuovi amori qui. Oppure è nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato e quindi si semina qualcosa di più. Va bene? Vediamo qualcos'altro. Ho sempre avuto paura delle mie emozioni. Ho sempre indossato una corazza per proteggermi, poi sei arrivata tu e mi hai denudato l'anima. Qua c'è una persona a cui tu denuderai l'anima, che ha indossato sempre una corazza per proteggersi, ma davanti a te non ce l'avrà più e ci sarà un nuovo inizio in questo. Quindi ragazzi miei e ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima, passo al segno del cancro e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del cancro, ascendente cancro, luna o Venere in cancro. Andiamo a vedere come sarà questo mese di gennaio 2025. Vediamo un po' cosa ci raccontano i maestri attraverso le carte di oracoli. Suggerimenti, fatti, accadimenti, come approcciarsi al meglio. Vediamo. Gennaio 2025, cancro. Vediamo. Hai la precedenza, la scelta è solo tua, dai priorità alle tue necessità. Ti vedo, in spagnolo si dice más cañera que nunca. Ti vedo più determinata o determinato che mai in questo mese, ad avere la priorità sulle cose, a prenderti ciò che ti spetta, ad avere le tue rivincite. Hai la precedenza, cioè ti vedo proprio determinata a conseguire degli obiettivi, molto forte ti vedo, eh? Vediamo un po' le situazioni esterne. Wow, condividi, qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. È un mese di abbondanza per te questo, sotto il profilo o abbondanza di idee, di affetti, prosperità materiale, prosperità di salute. Vedo che sei molto in forma in questo mese e il mondo esterno ti
ti dà, proprio perché tu ti dai a te stessa o a te stesso, alla tua natura. Ci sono delle persone che hanno bisogno di te in questo mese e unendo le vostre energie farete delle grosse conquiste. Però tu sei il capo, come per dire, unisci le energie di tutti per portarle a beneficio anche di tutti, ma la precedenza è sempre tua, cioè verrai anche un po' una regina, no? Mi viene in mente un po' la regina, il leone, il re della foresta, un po' come dire questa immagine qui. Sono bellissime carte, una bellissima energia. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Gennaio 2025, Cancro. Cosa accade? Il carro, qua ci sei tu. 9 di bastoni, determinata, wow. La giustizia divina entra in merito nella tua vita per quanto riguarda tutte le situazioni anche legali, le situazioni firma di contratti, non ti arrendi, non ti sei arresa, non ti sei mai arresa. Io vedo che c'è molta determinazione ad andare a conquistare ciò che meriti e lo otterrai. In qualsiasi campo, anche nella giustizia, situazioni legali, contratti, firme, mi può parlare anche di denaro, 10 di spade. Cosa parla la giustizia? La luna, qua ci sei di nuovo tu. Guarda, ricevi giustizia in tutto ciò che era nascosto, tutto ciò che ti dava un po' di preoccupazioni. Quindi verranno fatte le scelte giuste nei tuoi confronti, tu prenderai giuste decisioni superando anche le tue paure e ottenendo risultati concreti. In diversi ambiti e qua ad ampio raggio, d'accordo? Ok, ragazze mie ragazzi, adesso vediamo sull'amore. Vediamo amore, Cancro. Cancro, gennaio 2025, amore. Amore non corrisposto. C'è stato un amore non corrisposto forse, o qualcuno non ha corrisposto il tuo amore o tu non hai corrisposto l'amore a qualcuno. Amore non corrisposto. Cosa viene dopo amore non corrisposto? Amore bloccato. C'è un blocco a livello sentimentale qui, amoroso. Vediamo un po' di che cosa parla. O tu o l'altra persona. Vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore? A gennaio 2025. La papessa. Ah, perché sei molto concentrata sul lavoro, concentrato sul lavoro, asso di spade. Allora, qua io ti vedo molto concentrata sul lavoro ottenendo dei grandi risultati, ottenendo anche nuovi inizi in ambito lavorativo. E te l'ho detto qua, no? Sei molto forte e ti vedo concentrata, la papessa 8 i denari, su ciò che ti appassiona o prendendo le giuste decisioni in ciò che ti appassiona o nel tuo lavoro. L'asso di spade qua mi dice o che tu sei chiara con qualcuno e quindi amore non corrisposto, blocchi, oppure c'è un nuovo inizio dopo questa situazione bloccata. Vediamo di cosa mi parla l'asso di spade. Del 10 di bastoni. C'è una situazione pesante qua che giunge al termine, o tu metti i puntini sulle i con qualcuno, secondo me. Asso di spade. 7 di denari. Qua c'è o un nuovo inizio con qualcuno perché tu metti in chiaro le cose, dei puntini sulle i, finisce una situazione pesante e si investe su o qualcun altro o su un'altra situazione sempre con la stessa persona. Sei tu che prendi le redini di una situazione e metti in chiaro le cose. Ti vedo molto animata, cioè hai tu la precedenza, metti in chiaro le cose, ti vedo a te avere il coltello a parte del manico, non so se si può dire così, e dire le cose in un certo modo, ok? Fammi mettere una carta. Che energia ha la persona di tuo interesse o la persona che arriva verso di te? 6 denari. Qua c'è una persona che è intenzionata a venirti incontro. È intenzionata a venirti incontro a... come si dice? Il giusto dare e il giusto avere, no? Cioè una persona che vuole venirti incontro. Sì, rispetto a quello che dirai, mettere i puntini sulle i. Se per esempio ha come priorità per te il lavoro, tu dici io questo è il mio lavoro, le mie cose, io
mi sono stancata di stare zitta, di non dire le cose, quindi io investo su questo mio nuovo approccio e l'altra persona ti vuole venire incontro. Vediamo con i miei oracoli lui lei cosa ti dirà questa persona. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Io non mi abbasso a mercanteggiare. Questa persona con io non mi abbasso a mercanteggiare vuole venirti incontro mantenendo la propria integrità, cioè vuole tutte le cose fatte bene. Cos'altro ti dirà questa persona? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. E può darsi che tu conosca questa persona ed è nato tutto come un gioco, poi si è innamorato, quindi non vuole niente di meno che di quello che per lui è l'amore o per lei è l'amore. Cos'altro ti dirà questa persona? Mi fai perdere il controllo. Tu fai perdere il controllo a questa persona e metterai puntini sulle i per come tu vuoi approcciare alla relazione in questo mese. Però fai perdere il controllo a questa persona, ok? Poi durante il mese vi facciamo letture sull'amore, noi vediamo. Adesso stiamo concentrando tutto in pochi minuti. E comunque vi suggerisco di guardare l'oroscopo 2025 per il cancro che trovate nella playlist oroscopo 2025, va bene? Ok, detto questo ragazzi e miei ragazzi, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione. Andiamo a vedere come sarà questo gennaio 2025 per te. Allora, vediamo, lo facciamo in modo più abbreviato. Per tutte le ragazze e i ragazzi che ancora non l'avessero visto l'oroscopo 2025 per ogni segno zodiacale, il tuo oroscopo Scorpione 2025 lo trovi nella playlist oroscopo 2025 dove analizziamo tutti gli aspetti della tua vita per quest'anno, ok? Tutte le 12 case astrologiche che sono in tutti gli aspetti: lavoro, amore, salute, denaro, amicizie, evoluzione spirituale, viaggi, studi, spostamenti, ok? Allora, vediamo gennaio 2025 Scorpione, cosa accade? Vediamo. Eh sì, wow, qua abbiamo un quadrifoglio, c'è la fortuna, va tutto bene, continua così. Mi dicono che è un mese fortunato per te. Eh sì, mese fortunato, vediamo. Più avanti, il momento giusto è ancora lontano, pensa ad altro. Allora, mi dicono che rispetto delle cose che tu hai in cantiere o stai pensando a qualche progetto o qualcuno o qualcosa, la risposta è sì. Però con questa carta qui, non ti attaccare ai risultati, al vedere le cose subito o la risposta è sì. Quindi lascia che sia l'universo a plasmarti le cose come è meglio per il tuo karma e il tuo dharma. Quindi per alcune cose in questo mese la risposta è più avanti, il momento è ancora lontano, pensa ad altro. Cioè, credo che sia goditi quello che c'è, che porterà fortuna in questo mese, per il resto guarda alle cose che hai da fare adesso, non guardare troppo al risultato per altre cose, il momento giusto è più avanti. Vediamo di cosa mi parla. Scorpione, mese fortunato per diverse cose, vediamo un po'. Quali sono le cose? Mese fortunato, gennaio 2024 per diverse cose, vediamo perché, cosa accade a gennaio 2024, del 2025 scusami, gennaio 2025 cosa accade per lo Scorpione, gennaio 2025, vediamo. 3 di bastoni che mi parla dell'apertura di cammino, ma anche l'apertura di cammino di nuovi progetti, nuove imprese, muovere piccoli passi verso queste nuove cose. La risposta è sì, però c'è anche un'attesa che mi parla di questa carta per altre cose, no? Vediamo. Vedi, l'attesa è uscito il 7 di denari, ci sono nuovi investimenti, buoni investimenti, la cui risposta è nel futuro, però la risposta è già sì. I risultati di questi investimenti, che sia amore, lavoro, relazioni, li vedrai dopo. Cos'altro? Gennaio. 8 di denari, mi parla, ti vedo impegnata in ambito lavorativo conseguendo già dei successi importanti in questo mese. Le altre cose che stai aspettando, che sia anche
nuove cose in ambito lavorativo dopo questo lavoro che fai, questo aspetto, no? Di cui stiamo parlando, le altre cose le raggiungi più avanti e ti dicono dedicati con passione e determinazione nel lavoro perché conseguirai grandi risultati, ti vedo impegnata. Le altre cose le conseguirai più avanti, va bene? Ok. Questo per quanto riguarda l'aspetto lavorativo mi hanno messo. Regina di coppe, abbi pazienza perché già ti vedo entusiasta o entusiasta, sì, entusiasta di quello che avrai in questo mese. Mm? Vediamo nell'aspetto amoroso cosa ci raccontano. Scorpione, amore. Amore finito, c'è la conclusione di un amore qua o la conclusione di un ciclo con una persona. C'è amore finito, vediamo un po'. Cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi in amore in questo mese, gennaio 2025? Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi dello Scorpione? 10 di bastoni, 10 di coppe. Wow, il carro. Da una conclusione si apre qualcosa di magico. Allora, 10, 10. Qua a livello amoroso abbiamo una situazione pesante giunge al termine, tutti i 10 sono il termine di una situazione, si apre un nuovo 10 con il carro, quindi si apre da una situazione finita o andata male o comunque sia che doveva finire, qua c'è un nuovo amore, o l'amore ritorna a fiorire nella tua vita o semplicemente questa è la tua energia della famiglia che ti circonda, dell'amore che hai intorno, che ti permette di avere una sensazione di forza che ti permette di aprire una nuova strada verso l'amore che vedrai più avanti. Credo perché a livello lavorativo ci sono delle cose importanti che ti vedono impegnata e soddisfacendo quella tua parte anche di realizzazione talentuosa che hai. Io qua credo che ci sia un nuovo amore per molte di voi o il rinnovo di una relazione a grandi, come si dice, vento in poppa. Ecco, vento in poppa, 10 di coppe e il carro, bellissima energia, 8 di bastoni. Vediamo il carro. Cavaliere di coppe, c'è un amore qua forte e ti vedo molto felice o contenta o contento. Si chiude una situazione di pesantezza. Di che parla questo 10 di bastoni? 5 di denari, una situazione in cui ti sei sentita privata, esclusa o privato, una sensazione di mancanza, di tristezza, si conclude. D'amore finito passiamo a una situazione nuova, anche con la stessa persona può essere, e vedrai risultati ancora più concreti in avanti. Vediamo cosa ti dirà questo cavallo di coppe. Con i miei oracoli lui-lei. Per le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Molti di voi hanno un amore nuovo, quindi sì, sì, va tutto bene, no? Però quello che vuoi vedere tu lo ottieni più avanti, mi dicono. Però è sì la risposta. Vedete un po' dove vi risuona. Cosa ti dirà questo cavaliere di coppe? Mi hai strappato il cuore. Parla da sola questa carta. Mi hai strappato il cuore. Cos'altro? Aiutami, ti prego. Questa persona cerca, credo, comprensione da te che gli hai strappato il cuore. Aiutami, ti prego. Cos'altro? Sei bellissima, wow. Questa persona è molto innamorata di te. Io credo che può avere a che fare questo amore finito anche con questa persona qui che viene da un amore finito, una situazione pesante in cui si è sentita esclusa o privata, diciamo, e va a bomba su di te, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno, ascendente Capricorno, Luna o Venere in Capricorno. Andiamo a vedere come sarà questo gennaio 2025 per te, ok? E vi ricordo di guardarvi il vostro segno zodiacale dell'oroscopo, il grande oroscopo del 2025 che ho pubblicato nella playlist Oroscopo 2025, dove analizziamo tutti gli aspetti della tua vita per quest'anno 2025, l'amore, il lavoro, la casa, le relazioni, gli amici, i viaggi, gli studi, gli interessi, la Kundalini, l'energia creativa, tutto, il karma, l'occulto, ok? Vediamo un po'.
Gennaio 2025 Capricorno, cosa ci dicono i maestri attraverso gli oracoli in questo momento? Capricorno, vediamo, Capricorno, agisci subito, accadrà se ti impegni, smettila di rimandare, c'è qualcosa che dovrai fare e potresti procrastinarci su, ti dicono agisci subito, non rimandare, non fare le cose, dici ah poi le faccio, poi le faccio, poi le faccio, perché le cose accadono se ti impegni. Lo sforzo è diverso dall'impegno, no? Ve lo insegno sempre. Io quando lavoro mi impegno anche 10-12 ore al giorno, ma non mi sforzo di fare quello che faccio. Quindi dice agisci, impegnati in ciò che fai, no? Trova la bellezza in quello che fai e soprattutto fallo appena arriva l'ispirazione, non rimandare le cose. Non rimandare le cose, smettila di rimandare. Quindi ci sono delle cose che potresti rimandare, ma invece ti dice falle subito, anche se magari mi viene in mente, no, devo pulire quella stanza, ho un'ora di tempo libera, ma non mi va di andare a pulire la stanza, fallo, ok? Vediamo cos'altro. Sii deciso in quello che fai, la situazione richiede fermezza, mantieni i tuoi propositi. Allora questo è il mese in cui potresti avere a che fare con delle situazioni in cui richiedono determinazione e a volte ci stanchiamo un po', no? Qua invece devi rimanere focalizzata o focalizzato su un obiettivo e perseguirlo con impegno, senza lasciarti prendere dalla mente razionale che invece ti fa rimandare le cose, no, lo facciamo dopo, no, perché ci sono delle situazioni esterne che arrivano che vogliono una tua presa di posizione subito, va bene? La situazione richiede fermezza, all'esterno ti arrivano delle situazioni che richiedono la tua fermezza, o sì, no, cioè fallo, ok? Quindi determinazione, coerenza e in base ai tuoi propositi. Vediamo di cosa mi parlano. Vediamo di cosa mi parlano. Gennaio 2025 Capricorno. Cosa accade nella realtà fenomenica? Asso di denari, un'opportunità ci sarà. Il Papa, il mago ci picchia, ragazze mie, che bomba nel lavoro, un'opportunità di lavoro, 8 di denari potentissima che ti permette di dire sì subito, non procrastinare, non rimandare, perché questa opportunità è voluta dal cielo, dal destino, dal tuo spirito guida, sposo celeste, perché attraverso questa opportunità tu porti nella materia quello che hai imparato dallo spirito, cioè le tue capacità, le qualità e i talenti. Arriva una proposta di lavoro oppure qualcosa nel lavoro che non puoi proprio rimandare. E sì, grande successo in ambito lavorativo con questa proposta. 8 di denari, 9 di coppe, guarda, ti farà molto felice. Ci picchia. Una grande opportunità di lavoro, una grandissima opportunità di lavoro. Non ho altro da dire. Mi raccomando, determinata, perché la tua mente razionale non vuole che tu ti realizzi, quindi questo è di base, no? Quindi laddove c'è l'istinto, laddove c'è sì, subito, perché arriva questa cosa. C'è un'opportunità importantissima. Ok ragazze mie, mi raccomando, prendetela subito perché qua mettete in atto le vostre capacità, i vostri talenti da maghi. Va bene? Vediamo sull'amore cosa accade in questo mese. Capricorno, gennaio 2025. Amore. Amore tradito. Forse qua abbiamo un po' perso la fiducia nell'amore, o abbiamo perso un po' la fiducia in qualcuno o nell'amore. Amore passionale. Vediamo un po' che mi dicono. Capricorno, amore, gennaio 2025. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi in amore? Sei di denari. Cavallo di coppe. 4 di denari. Qua c'è un invito d'amore a cui tu però non ti apri tanto, vedi 7 di spade, sfuggi un po', forse perché non ti fidi molto dell'amore o dell'altra persona, preferisci rimanere un po' più sulle tue. E qua vedo una persona che, cavallo di coppe, ti offre un invito, una proposta, però tu non ti apri subito.
non ti apri subito. Amore tradito qua mi dice o perché hai perso la fiducia in questa persona o nell'amore in genere non ti va, visto che sei molto impegnata sul profilo lavorativo dove i tuoi talenti, le tue capacità sono proprio l'espressione dell'amore di te, e quindi è come se l'amore in sé di relazione fosse messo un po' al lato. Vediamo 4 di denari perché. Cavallo di spade, 4 di denari perché, paggio di coppe, il matto. Mi confermano che ci sono all'improvviso comunicazioni, inviti da parte di qualcuno, anche più di uno, però ti vedo più concentrata su di te nell'aprirti centellinandoti. Anche richieste di scuse da parte di qualcuno che vuole portare equilibrio, da che c'è stata una mancanza di fiducia probabilmente. Però tu non ti apri facilmente in amore, almeno per questo mese, perché ti vedo realizzarti su altro, su altri aspetti. Vediamo cosa ti dirà questo cavaliere di coppe. Cosa ti dirà questo cavaliere di coppe? Lo facciamo con questi miei oracoli lui-lei che non lasciano spazio al dubbio, e per tutte le ragazze che ancora non ce li hanno li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Vediamo cosa ti dirà. Solo tu mi fai sentire così. C'è una persona a cui tu la fai sentire come nient'altro nella vita lo fa sentire. Cos'altro? Ora baciami stupida. Sì, è una persona che passa subito al sodo, diciamo. Solo tu la fai sentire così. Cos'altro? Ecco, una richiesta di scuse, cioè so di aver sbagliato, ho avuto paura. Già lo vedevo con questa carta qui, e questa però. Allora, c'è una persona che sa di aver sbagliato, ti chiede scusa, paggio di coppe, lo dice all'improvviso, però tu non ti apri facilmente. Ha avuto paura di qualcosa, per cui ha potuto farti perdere un po' la fiducia. Vedete un po' dove vi risuona, però questo è il mood di questo mese, d'accordo? Quindi ragazze mie, ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro, ascendente Toro, Luna in Toro o Venere in Toro. Andiamo a vedere questo gennaio 2025 cosa ti porterà. Vi ricordo di riguardarvi i segni zodiacali per l'anno 2025, dove analizziamo tutto nel dettaglio, tutte le 12 case astrologiche, cioè che sono le aree della tua vita principali: l'amore, il lavoro, le relazioni, i viaggi brevi, i viaggi lunghi, l'evoluzione spirituale, il karma, l'occulto. Per ogni segno zodiacale, ragazze mie, andate nella playlist oroscopo 2025 e vedete che c'è un corpus importante per ogni segno zodiacale, da una cartina tornasole per la vostra evoluzione quest'anno. Allora, vediamo adesso gennaio 2025, Toro, cosa accadrà? Vediamo. Ascolta il cuore, prenditi del tempo, sintonizzati sulle tue emozioni. Questo è il mese in cui non devi dare per niente ascolto alla mente, questo non lo dobbiamo fare mai, va bene? Dare ascolto alla mente. Dobbiamo sintonizzarci con la voce del cuore. Allora, nel video Magia Pratica 10, alla fine del video, vi faccio vedere una brevissima pratica per sintonizzarti con il tuo spirito guida, che è il tuo amante mistico, il tuo sposo celeste o sposa celeste, ok? Ascoltando il battito del vostro cuore, facendo dei respiri profondissimi. Ecco, il battito del vostro cuore sono le parole attraverso cui il vostro spirito guida si esprime, il vostro cuore si esprime. Quando devi prendere delle decisioni importanti, sintonizzati sul cuore, fai delle respiri profondi. In questo modo senti il battito e prendi una decisione. Va bene? Sintonizzati solo sulle tue emozioni. Solo le emozioni, come vi dico sempre, sono la chiave di tutte le cose che viviamo. Le emozioni sono gli dei, gli eventi, enti, entità, spiriti che arrivano per farci fare un salto evolutivo e ci indicano anche la strada da seguire, cioè devi seguire solo le emozioni, non le circostanze esterne. Per avere
la meglio sulle circostanze esterne, devi seguire la direttiva delle emozioni, in questo mese soprattutto. Vediamo cos'altro. Ci sono degli aiuti in arrivo in questo mese, aiuti di vario tipo. Qualcuno ti offrirà conforto e sostegno, accettali con gratitudine. Allora, qui ascoltando il tuo cuore ricevi aiuti dall'esterno. Ci sono degli aiuti su vari, anche aiuti che hanno a che fare con... Allora, gli aiuti sono sempre espedienti del divino. Può essere un aiuto di uno sconosciuto, di una persona cara, di una persona amica, che sono tutte maschere del divino. Quando tu, questo è il mese in cui, sintonizzandoti con la voce del tuo amante mistico, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 10, ragazze mie del Toro, ragazzi, riguardatevi quel video perché vi fa fare il cliccone, va bene? Sintonizzandoti col cuore, cioè col tuo amante mistico, spirito guida, chiamiamolo come vogliamo, il divino ti fa palesemente vedere la tua connessione con l'amante mistico, va bene? Nella pratica, sotto forma di eventi che accadono e dici, ah sì, questo è perché mi sono sintonizzata con l'amante mistico, va bene? In tutte le aree della tua vita. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito a gennaio 2025 per te. Cosa accade nella realtà fenomenica? Toro, cosa ti accade gennaio 2025 nella realtà fenomenica? Asso di denari, l'imperatore, accipicchia, un salto senza precedenti a livello lavorativo. L'imperatore mi parla di ordine, di stabilità, di avere sotto controllo le cose, di avere un tipo di strategia per avere successo. Qua consegui un successo in ambito di stabilità. Lavoro, denaro, economia, finanza, che permette di rimettere ordine in più ambiti prendendo decisioni fiere. Anche uno spostamento può essere, anche un avanzamento di carriera, cioè un upgrade di carriera. Aiuto in arrivo, infatti, è proprio questo. Bellissima energia. Un'opportunità che ti permette di avere tutto sotto controllo e avere la meglio sulle situazioni che richiedono stabilità, economia, denaro. L'imperatore ne parla proprio di questo, no? Vediamo sull'imperatore. Re di bastoni. Qua ci sono delle situazioni nel lavoro che ti porteranno tanta fierezza. Regina di bastoni, re di bastoni, hai divino maschile e divino femminile completamente uniti grazie a questo ascolto del tuo amante mistico e ti permettono di portare ordine in più aree della tua vita avendo dei riconoscimenti anche importanti, o semplicemente divino maschile e divino femminile insieme dentro di te, quindi ritrovando l'amante mistico come ti ho detto, e questo ti permette di avere ordine nella tua vita conseguendo anche dei successi in ambito lavorativo. Sì, bello, bellissimo. Va bene, adesso andiamo a vedere sull'amore che cosa ci raccontano. Toro, amore, gennaio 2025, Toro, amore. Erotico, amore erotico. Ci sarà un amore qui che è procreativo, grazie all'unione, grazie alla connessione con il tuo amante mistico. Ricordati, Magia Pratica 10, tutte queste carte mi stanno richiamando su Magia Pratica 10. Grazie all'unione erotica con il tuo amante mistico, tu procrei la realtà. Procrei che vuol dire la realtà? Crei le situazioni, le coincidenze, crei la tua realtà grazie all'unione con il tuo amante mistico. Cosa succede? Che il tuo amante mistico determina anche nella realtà fenomenica un amore, una connessione che ti permetterà di esercitare le tue qualità e i tuoi talenti nella manifestazione di quella bellezza che abbiamo visto prima. Vediamo cosa mi raccontano i tarocchi in merito all'amore erotico. Cosa accade in amore? Ci sarà una persona che stimolerà la tua Kundalini, energia procreativa. Vediamo. Toro, come vanno a stare i miei ragazzi in amore?
gennaio 2025. 10 di denari, la morte, wow, 6 di coppe. C'è una fortissima stabilità con una persona che conosci molto bene, la giustizia. Una persona che conosci molto bene, 6 di coppe, o anche una persona del passato, o una persona che conosci molto bene, che può essere anima gemella o comunque sia una persona con la quale c'è affinità elettiva e emozionale, un'affinità importante, ti permetterà di generare eventi che mi parlano di giustizia divina. E qua c'è una persona che vuole anche riconciliarsi con te, è possibile che ci sia stata la chiusura di un matrimonio, la chiusura di una relazione ufficiale. Qua c'è la persona che ti ricontatta, se è una persona che aveva una situazione ufficiale, che si è separata, giustizia, o puoi essere tu, riconnettendoti con una persona che conosci molto bene, con la quale ci sarà una grande fusione erotica. Fusione erotica vuol dire energia procreativa, che è una connessione che stimola la tua bambina o bambino interiore e ti permette di creare degli eventi all'altezza della tua maestria. Ok? Vediamo chi è questa persona. 6 di coppe. Per me la conosci già. 6 di coppe, vediamo. Ah, una persona con la quale hai avuto della tristezza. 5 di coppe. Forse perché ti ha escluso, o perché ti ha escluso dalla sua cerchia familiare, o perché ti ha escluso dalla sua vita, ti aveva escluso. Cos'altro? Chi è questa persona? 2 di bastoni, una persona che stava lontano forse, 10 di coppe, una persona che sente una forte connessione con te, con la quale c'è stato un momento di tristezza o di amarezza. E un cambio netto, un cambio netto ci sarà qui, bellissima energia. Vediamo cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze e ragazzi che ancora non ce li avessero, sotto all'info box in descrizione li potete trovare. Allora, vediamo cosa ti dirà questa persona. So di aver sbagliato, ho avuto paura, 5 di coppe. C'è una persona che sa di aver sbagliato con te, ha avuto paura. Paura di cosa? Paura di darsi, paura di darsi all'altra persona, ok? Sa di aver sbagliato, cos'altro? Ah, vuoi sposarmi? Beh, vuoi sposarmi? C'è una persona che ti ha osservato tanto nei tuoi movimenti, in quello che facevi, il 10 denari è proprio la casa, la famiglia, no? Una trasformazione radicale che porta alla consapevolezza da parte di questa persona di voler procreare con te altro, più importante. Wow! Cos'altro? Tempo e pazienza. Questa è una persona che ti dice tempo e pazienza, ogni cosa a suo tempo. Voglio creare qualcosa con te, amore erotico. C'è molto scambio creativo e procreativo tra di voi e questo è l'intento che spinge questa persona ad avere pazienza e anche tu nella costruzione di qualcosa in più, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine, ascendente Vergine, Luna o Venere in Vergine. Andiamo a vedere come sarà questo mese di gennaio 2025, che cosa ti porta, quali sono le sfide o gli avvenimenti di questo mese. Vi ricordo a tutte le ragazze nuove o anche a chi l'ha già visto ho pubblicato l'oroscopo 2025 per ogni segno zodiacale, che sono circa un'ora, un'ora e 10, un'ora e 20 a segno, analizzando tutti gli aspetti della tua vita per quest'anno 2025. Vai nella mia playlist, nelle mie playlist, ok, sul canale e vedi oroscopo 2025, d'accordo? E ci sono tutti i segni zodiacali, comprensivo del tuo, per avere la cartina tornasole dell'evoluzione spirituale per te in quest'anno, ok? Adesso analizzeremo in breve questo mese di gennaio 2025. Allora, Vergine, gennaio 2025, cosa ci porta? Informati meglio, la situazione richiede un approfondimento. Ci sono delle situazioni che non devi dare per scontate.
Non devi dare per scontato delle situazioni. Informati meglio, poi vediamo di che si tratta. Celebra l'abbondanza, stai per entrare in un periodo fortunato, tutto brillerà di nuova luce. Allora, iniziamo il mese o l'anno un po' demotivati o demotivati su alcune questioni. Ti dice informati meglio, guarda che non è così come stai pensando. Questo è un mese di abbondanza, celebrala affinché si manifesti all'esterno, celebra tutto quello che hai fatto fino a questo momento come una grande consapevolezza che hai avuto e celebrati. Celebra i tuoi successi, le tue vittorie, va bene? Non guardare il lato negativo delle cose che magari non sono andate, non sono successe. Celebra quello che è successo come perfetto, come diceva Eraclito, per il divino tutto è perfetto, celebra tutto ciò che è accaduto come perfetto, perché stai per entrare in un periodo fortunato dove tutto brillerà di nuova luce, d'accordo? È un mese fortunato e lo vedrai, stai per dare delle cose per scontate, alcune cose non succedono, non accadono come lo vorresti tu, invece no, l'universo ti stupisce. Vediamo di che si tratta. Vediamo. Vergine, gennaio 2025. Cosa accade nella realtà fenomenica? Ti vedevo un po' insoddisfatta, un po' annoiata o annoiato. 4 di coppe, vedi così stai. Un po' uff. Vediamo. 5 di denari. Sei un po' annoiata per... 5 di coppe, ragazzi miei, che succede qua? Facciamo un bel falò di tutta questa tristezza. Allora, entri nell'anno un po' afflitta o afflitto, un po' demotivato, perché sta avvenendo un cambiamento, devi celebrare questo cambiamento che ha a che fare con la dea della penuria, penia, e la dea della solitudine o la dea dell'abbandono, dea della penia, dea dell'abbandono, quindi stai entrando in un momento in cui devi celebrare, devi fare quello che la tua mente razionale non farebbe mai, tipo, è difficilissima questa cosa, ma è semplicissima. Arriva un momento di sconforto, di penia, di penuria, ok? Di sentirsi soli al freddo, abbandonati. Wow! Emao, meraviglia! Pronuncia il mantra Emao, meraviglia! Dea dell'abbandono, dea della penia, fammi essere alla tua altezza. Io prendo ferma risoluzione di essere all'altezza di questa situazione. Emao, meraviglia. Tu pronunci il mantra, subito dopo accade il contrario di quello che stavi vivendo, perché i mantra hanno un potere fortissimo, perché sono stati pronunciati per anni, da grossi maestri, hanno forgiato il loro potere. Ricordati, la parola crea, il verbo crea, il mantra, che è qualcosa di potentissimo, cambia le tue frequenze generando questo che ti sto dicendo qua, l'abbondanza. Ok? Vediamo un po'. Cosa viene dopo il 5 di coppe? Gennaio 2025. La regina di denari. Ti vedo fluire alle tue emozioni, radicarti alla terra, alla tua natura ed essere molto serena e tranquilla rispetto a una condizione di penia, di penuria. Perché la regina di denari? Ah, la torre. Qua ci sono stati dei cambiamenti che tu non avevi previsto, dei cambiamenti relativi o all'economia o al denaro o a livello emozionale che non avevi previsto. Ecco, questi cambiamenti ti possono portare un po' di tristezza, di abbandono o te l'hanno già portato, quindi informati meglio, non è tutto come pensi negativo, va bene, come pensa la mente razionale, perché stai entrando in un periodo di abbondanza. Ci sono un po' di strascichi di questa situazione, un po' di abbassamento d'animo. Fammi vedere, di cosa parla questa abbondanza? Gennaio 2025, di cosa parla questa abbondanza? Vergine. 5 di coppe di nuovo, 4 di denari, 5 di bastoni. Qua abbiamo avuto o discussioni, o possiamo avere in questo mese discussioni con una persona o per gelosia o di altre persone o di una persona che non si apre, genera tensione,
tristezza, abbandono, l'abbondanza rispetto a queste situazioni che hai avuto. Mi devi accogliere le emozioni, ragazze mie, ragazzi. Mi devi accogliere l'emozione, perché tutte queste emozioni sono qui per te affinché tu possa integrarle e darti il potere corrispondente, mi spiego? Forse nel lavoro, 8 di denari, giudizio, situazioni tese che vanno poi verso l'abbondanza. Cosa c'è dopo il 5 di bastoni? Gli amanti. Alla fine c'è una scelta d'amore, l'imperatrice. O qualcuno non si è impegnato, o per situazioni di altre persone, o amici, parenti, familiari, ex. Dopo il 5 di bastoni c'è gli amanti però. Quindi l'abbondanza inerente all'amore, alla sensazione di ritrovata armonia anche con qualcuno, ma prima la devi trovare in te facendoti accompagnare da queste emozioni. Ok, vediamo l'amore invece nello specifico, cosa mi dicono? Vergine, gennaio 2025, amore. Amore platonico, c'è qualcuno che ti ama, che vi vedete anche dalla finestra, c'è un amore platonico da ambo le parti, tra te e qualcuno. Vediamo un po' come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della Vergine a gennaio 2025 in amore. La morte, arriva un cambio. 9 di coppe e il 3 di denari. Arriva un cambio molto fruttifero. Ti vedo felice col 9 di coppe, però questa felicità del 9 di coppe è di un'energia autonoma. Che vuol dire? Sei felice per aver realizzato qualcosa per te stessa, che può essere il taglio netto con una situazione difficile amorosa, una profonda trasformazione avviene in te che porta a una realizzazione di una felicità tua autonoma proprio da dentro. Eccola questa abbondanza qui. E il 3 di denari mi parla sia di un conseguire questa felicità in ambito lavorativo per dei progetti che fai, che ti porta questa celebrazione, e anche all'incontro con qualcuno, un incontro che ti rende veramente felice perché ci sono le basi per costruire. Ok? Basi della fiducia. Qua abbiamo il giudizio, l'amore rinasce per te. Dopo una situazione di tensione, di limiti che hai messo tu o qualcun altro, paure, dopo aver avuto a che fare con situazioni che ti hanno un po' raffreddato. Vediamo un po' di cosa mi parla questa gioia del 9 di coppe per te. Paggio di coppe, una persona che ti corteggia. Una persona che ti corteggia, vedo energia gioviale, questo amore platonico, va bene, va tutto bene. Ok, vediamo adesso con i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze e ragazzi che ancora non ce li avessero, sotto all'info box in descrizione metto il sito dove poterli acquistare. Vediamo cosa ti dice questo paggio di coppe. Sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te. È una persona che è nervosa, che non riesce a controllare quello che prova per te, le sue emozioni, cioè non si capacita. Cos'altro? Ti prego, non pensar male di me, se l'ho fatto c'è un motivo. Può fare qualcosa questa persona perché tu potresti pensare male, però c'è un motivo, va bene? Te lo spiegherà. Cos'altro? Sei bellissima o sei bellissimo. Ti vedo corteggiata o corteggiato, ok? Ti vedo gioire della tua nuova energia rinnovata, e questo porta anche a... C'è una persona qua nei tuoi confronti che ha un'energia gioviale, amorosa, allegra, ti propone degli incontri con la quale ci si intende, ok? Quindi passiamo a una situazione un po' più, l'abbiamo vista prima, a un po' più, wow, ok? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, non aggiungo altro, invito a guardarvi il vostro segno zodiacale sempre, oroscopo 2025. Detto questo, io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!